Welcome in Cascia to the pilgrims of St. Rita from the States, from the National Shrine of St. Rita in Philadelphia. Io sono Padre Rocco e vi do il benvenuto in questo luogo che è stata la stanza di Santa Rita, dove per circa 40 anni Rita visse nel monastero di Santa Maria Maddalena. Così si chiamava questo monastero quando Rita vi entrò agli inizi del 400. E ci troviamo in presenza di uno dei documenti più importanti della vita di Santa Rita. Noi conosciamo la vita di Santa Rita soltanto attraverso 3 documenti. 2 di questi documenti sono davanti a noi, e cioè le immagini della cassa solenne nella quale fu deposto il corpo di Santa Rita, e questa poesia che sto indicando con la mia mano, un testo poetico che costituisce la prima biografia di Santa Rita, datata al 1454, la probabile data di morte di Santa Rita. Noi non abbiamo altri riferimenti cronologici sulla vita di Rita, questo è l'unico riferimento cronologico certo, l'unica data che sappiamo con certezza. E questa poesia è molto importante perché ci permette di gettare uno sguardo nella vita storica di Santa Rita. La terza fonte, vi ho detto che i documenti per conoscere la vita di Santa Rita sono 3, la terza fonte è costituita da una biografia molto ampia, scritta 150 anni dopo la morte di Santa Rita. Una biografia che trasmette alcuni dati storici, ma anche molti episodi e immagini e simboli, sulla cui storicità noi non possiamo dire molto, ma sono molto importanti perché ci fanno capire come nel tempo, nel corso dei secoli, le virtù di Santa Rita sono state tradotte in un modo comprensibile per i devoti, i fedeli, i pellegrini che arrivavano a Cascia per venerare la memoria e il corpo di Santa Rita e raccoglierne il messaggio. Uno di questi è il simbolo della vite. Secondo la tradizione, Rita avrebbe innaffiato uno sterpo secco che divenne una pianta di vite, non in virtù dell'acqua del pozzo del monastero, ma in virtù di questo gesto di obbedienza di Rita. Voi capite che parlare in un modo generico delle virtù della santa non sarebbe stato di grande utilità. Invece parlare alla gente attraverso un simbolo permetteva di lasciare nella memoria il ricordo della virtù di Santa Rita e quindi facilitare l'imitazione. È quello che ci dice Sant'Agostino, il maestro della spiritualità che Rita visse in monastero. Sant'Agostino diceva che i santi, oltre ad essere onorati e venerati, devono essere imitati. Bisogna imparare dal loro esempio e vivere secondo il loro modello con la grazia di Dio. Un altro esempio, un'altra immagine che ricorre nella vita del 1600 è quella delle api. Secondo la tradizione, Rita fu visitata in bocca da uno sciame di api che entrava ed usciva dalla sua bocca senza pungere Rita. È un'immagine molto bella e si trova nella vita di tanti santi cristiani, soprattutto delle origini cristiane. Si trova nella vita di Sant'Ambrogio, per esempio, nella vita di Isidoro di Siviglia e anche nella vita di Platone, cioè nella vita di un uomo illustre dell'antichità pre-cristiana. Questo perché? Perché era un modo attraverso il quale gli antichi parlavano della dolcezza della parola e quindi della dottrina,
delle persone che si volevano elogiare. E questo noi lo capiamo per Ambrogio, per Isidoro, per Platone, perché da grandi questi bambini visitati dalle api in bocca sarebbero diventati dei grandi filosofi, dei dottori della Chiesa. Ma perché utilizzare questo episodio per parlare della vita di Santa Rita? Rita non era una filosofa, non era una dottoressa della Chiesa, era una donna umile, una donna che ha vissuto in modo coerente i valori del Vangelo nella semplicità della sua vita. E questa immagine delle api è stata introdotta nella sua biografia almeno per due ragioni. Innanzitutto perché Rita fu beatificata da Papa Urbano VIII Barberini. Il Papa nel suo stemma ha 3 piccole api e valorizzare l'episodio delle api era un modo simbolico per elogiare questo pontefice e la sua famiglia che avevano avuto un ruolo importantissimo nella beatificazione di Santa Rita. La seconda ragione invece è legata al messaggio della santità ritiana. Io vi dicevo che di Rita noi sappiamo molto poco, ma con certezza sappiamo che in ogni stagione della sua esistenza, durante tutta la sua vita, Rita è stata una donna dolce, una donna che non ha mai utilizzato la sua parola per ferire gli altri, ma sempre e soltanto per creare delle relazioni positive. E questa attitudine di Santa Rita, che poi diventa una delle sue virtù caratteristiche, una delle virtù cristiane più importanti della esistenza di Rita, le proveniva dalla educazione dei genitori. Sono stati i genitori di Rita a educarla ai valori del Vangelo, ai valori della pace, ai valori della misericordia, del perdono, dei valori molto attuali, soprattutto in questo anno in cui ci prepariamo a celebrare il Giubileo della Misericordia. Ecco, i genitori di Rita facevano qualche cosa di molto simile a quello che oggi fanno i cooperanti, i volontari delle Onlus, quando nella loro vita fanno peace building, cioè costruiscono la pace creando delle relazioni positive tra le persone. Ecco, i genitori di Rita facevano questo in una società molto difficile, molto conflittuale, molto violenta, perché oggi Cascia è un piccolo paese dell'Appennino, un paesino di montagna, ma all'epoca di Rita era una piccola, ricca repubblica, uno snodo commerciale tra la costa adriatica e l'Italia centrale, in modo particolare l'Umbria, la Toscana. E voi potete immaginare che in questo luogo dove affluivano molte ricchezze c'erano anche molte lotte per dividersi queste ricchezze. Durante una di queste lotte tra fazioni morì il marito di Rita. Fu assassinato Paolo Mancini. Sapete bene come Rita rispose alla morte di Paolo Mancini. Perdonò gli assassini del marito. Ma soprattutto Rita si fece carico delle conseguenze di questo gesto di perdono, perché la famiglia del marito, che cercava solo la vendetta, non comprese il gesto di Rita e quindi la emarginò, la rifiutò, la mise ai margini del clan familiare. E Rita restò fedele alla sua vocazione di donna di pace, di donna del perdono, e riuscì a vincere tante resistenze in questo modo. Ma quello che ci stupisce di più è che delle resistenze Rita le trovò soprattutto quando volle entrare in monastero. C'era qui in monastero una monaca, si chiamava Caterina Mancini.
Quindi con ogni probabilità era una parente di Paolo che fece del tutto per non fare entrare Rita in questo monastero. Rita alla fine riuscì ad entrare nel monastero in un modo un po' miracoloso, aiutata soprattutto dai santi suoi patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino, il maestro della spiritualità che Rita scelse, e San Nicola da Tolentino, il primo santo dell'ordine agostiniano. Entrò in monastero e in monastero Rita ha compiuto il miracolo più grande che le sia riuscito in vita, cioè trasformare questo luogo da un luogo dalla religiosità, caratterizzato da una religiosità un po' superficiale, a un luogo di grande spiritualità. A distanza di 6 secoli e mezzo dalla morte di Santa Rita, questo luogo è visitato da circa 1,5 milioni di pellegrini ogni anno, per non parlare dei milioni di devoti che ci sono in tutto il mondo, che in tutto il mondo venerano Santa Rita. Ecco, questo ci deve dire qualche cosa. Ci parla forse del messaggio più importante che Rita ha lasciato ai suoi devoti, e cioè Santa Rita, vi ho detto, non è una donna straordinaria, non lo è stata in vita, a volte noi la conosciamo come santa delle cose impossibili, ma ciò che caratterizza veramente la sua vita è stata la fedeltà al Vangelo, ai valori del Vangelo, in modo particolare al cuore del Vangelo, che è la misericordia, e per questo, attraverso questo dono che ha vissuto con la grazia di Dio, è riuscita a cambiare i cuori degli altri, non solo delle persone che vivevano con lei nel monastero, ma immaginate un po', nel corso di 6 secoli e mezzo e a distanza di 6 secoli e mezzo, Rita ancora riesce a dire una parola significativa al cuore di tantissima gente, di tantissimi uomini e di tantissime donne che attraverso l'esempio di Santa Rita riescono a vivere meglio la loro adesione a Gesù Cristo e a vivere i valori del Vangelo, in modo particolare, ripeto, quello della misericordia, del perdono, della ricerca della pace. O saint of the impossible case, example of devotion, take the anguish of my poor heart. Thy brow takes the thorn from the crown of Jesus. Saint Rita, lighting up our cross. If hope fades away, if the soul follows afflicted, then ask the protection of Saint Rita. There's no relief of the pain that dwells in the chest. Then ask the protection of Saint Rita. Then ask the protection of Saint Rita. Then ask the protection of Saint Rita.